Bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di un'applicazione per Android che fa le stesse funzioni della rinomatissima dell'applicazione che ha fatto tanto successo su iOS e che c'è anche per Android, che è Motion Leap della Lightricks. Ecco, invece questa applicazione qua di avere solo l'abbonamento e costare un botto, ha un piccolo abbonamento mensile, oppure per un tempo limitato in cui siete ancora in tempo di approfittarne, con soli 12 euro potrete avere la versione completa gratuita per sempre. Andiamo a vederla. Ecco, l'applicazione di cui parliamo oggi è Movepic Photo Motion e Photo Animator. È un'applicazione veramente valida, la trovate sullo store, la scaricate gratuitamente e potete già utilizzarla così. Poi eventualmente si può acquistare un abbonamento mensile per avere accesso a tutte le sue features, oppure acquistarla per soli 12 euro tra virgolette. Insomma, non sono proprio pochi, ma non sono neanche tantissimi, visto che poi per esempio altre applicazioni che fanno le stesse cose, forse anche qualcosa meno, in abbonamento costano molto di più, si spendono 30-40 euro all'anno. Movepic, clicchiamo sull'icona o icona che dir si voglia, ed ecco che abbiamo la nostra applicazione aperta. In alto a sinistra abbiamo le tre tacchine dove abbiamo un tutorial, possiamo dare anche un voto e ci fanno vedere quanti preset ha questa applicazione. Torniamo vediamo per curiosità about subscription, eccola qua da tutte le varie indicazioni. Vedete, sono $1,99, grosso modo 2 euro al mese, un pochino meno, o 1,50 euro, sono 10 euro all'anno, oppure $11,99 che sono, in questo caso sono diventati 12 euro in Italia, per la sottoscrizione ora e sempre. Torniamo nel nostro menu, vedete qua vi fanno vedere che voi potete animare, mettere la dispersione, fare un cielo magico, fare un effetto speciale di camera in movimento, mettere degli stickers simpatici, fare gli overlay, mettere il glitch, mettere il testo, movimentare l'acqua, movimentare il cielo, eccetera. Ma andiamo a vedere alcune di queste cose che si possono fare con Movepic. Allora, intanto se selezioniamo una foto, vediamo di selezionare una foto, non lo so, ad esempio una foto col cielo, che però ci sia magari, vediamo qualche persona, eccola qua, per esempio prendiamo una di queste foto del body painting, ecco qua. Allora, innanzitutto noi possiamo, come tutte le applicazioni di grafica, aggiustare per esempio il contrasto, la luminosità, aumentiamo un po' la luminosità in questo caso, la saturazione e tutto il resto. Bene, quindi noi possiamo aggiustare la nostra, vedete, saturazione, l'esposizione, fare la vignetta, le ombre, le luci, la temperatura del colore, eccetera. Noi adesso andiamo a vedere allora gli effetti. Gli effetti, noi abbiamo a sinistra l'effetto sky e a destra l'effetto water, la seconda effetto camera FX, dispersione, stickers, eccetera. Andiamo a vederli uno alla volta. Allora, se noi facciamo l'effetto sky, per esempio, aggiungiamo, vedete che ci mette in questo caso l'aurora boreale, oppure possiamo vedere una tartaruga nuotare nel nostro cielo. Andiamo avanti, qua abbiamo dei fiorellini in tinta con la nostra maschera, che non ho capito se è una strega, un diavolo o che dir si voglia. Possiamo se no far volare delle meduse in cielo, possiamo avere la nostra luna e le stelle, vediamo qua abbiamo il pianeta, andiamo avanti, possiamo, vedete, avere una stella cadente,
oppure in questo caso vedete anche qua dei fiorellini, dei petali che cadono. Insomma, possiamo fare parecchie variazioni. Qua abbiamo anche un UFO che ci viene a rapire. Vedete come tutto è così automatico. Poi noi abbiamo due possibilità: possiamo rendere più o meno trasparente il nostro effetto, oppure possiamo renderlo, vedete, il colore più o meno amalgamato al colore del cielo regolare, semplicemente muovendo il cursore con la nuvoletta o il cursore con i tre cerchi. Poi volendo possiamo, cliccando sulla destra, vedete che c'è un piccolo pennellino, possiamo selezionare per dare una rifinitura fin dove vogliamo che arrivi. Vi faccio un esempio grossolano così che si veda. Vogliamo che arrivi fino qua il nostro cielo, e allora una volta che noi l'abbiamo applicato vedete che il cielo va anche sull'acqua. Leviamo tutto, adesso andiamo a vedere gli effetti acqua. Invece in questo caso l'applicazione deve individuare l'acqua. Qua individua il lago e vedete che ci mette l'effetto onda sul lago. Qua riconosce un pochino anche le gambe della signora, e vediamo i vari effetti nell'acqua, ci dà di movimento dell'acqua che ci viene dato, e possiamo selezionarli a nostro piacimento. Adesso con soggetto di colore diverso, eccola qua, possiamo applicare, come avete visto, parecchi effetti. Bene, adesso andiamo a vedere invece la camera FX. Ecco, la camera FX serve più che altro se fate qualcosa di sportivo, però tanto per farvela vedere applichiamo un effetto, diamo il tempo ovviamente al nostro smartphone Android che applichi l'effetto, e diamo un effetto movimento che anche qua può essere accelerato, rallentato. Abbiamo effetti 3D, effetti orbitali, per esempio effetti custom, dove noi possiamo decidere come fare, jitter, eccolo qua, transizioni che facciano un effetto tipo transizione, eccetera eccetera. Abbiamo poi l'effetto dispersione. Qua per esempio mettiamo dei cuoricini e vediamo che la nostra persona ha i cuoricini. Se vogliamo possiamo ingrandire i cuoricini, vedete questo cerchio qua che ci permette di spostare la direzione in cui i cuoricini vanno. Scusate, se noi lo allarghiamo aumentiamo la dimensione dei nostri cuoricini. In questo caso abbiamo visto dei cuoricini, ma possiamo vedere delle stelline, possiamo vedere dei pipistrelli, ecco, che magari visto il soggetto potrebbero andare anche meglio, questi pipistrelli che volano. Conforme voi spostate il vostro target, vedete che i pipistrelli vanno in una direzione piuttosto che l'altra. Bene, andiamo avanti. Adesso effetti di dispersione, visto ce ne sono diversi. Abbiamo gli stickers, e gli stickers noi possiamo aggiungere sempre delle animazioni. Possiamo poi anche ingrandire lo spazio e le animazioni stesse. Vedete che ci dà questo cerchio tratteggiato. Possiamo, per esempio, se io voglio che sputi il fuoco, gliela metto lì vicino al viso ed ecco che il fuoco parte da quella direzione. Quindi poi voi potete l'effetto spostarlo dove volete, magari i cuoricini in testa. Poi ovviamente la rigatura del nostro indicatore sparisce e resta solo l'effetto, qualora una volta che noi lo applichiamo non si vede il tratteggio che noi stiamo vedendo adesso. E anche qua ne abbiamo parecchi effetti di varie tipologie. Ecco qua. Adesso andiamo a vedere, anche perché mi sto dilungando moltissimo, poi possiamo ovviamente aggiungere prova,
possiamo aggiungere testo, ingrandirlo, rimpicciolirlo, cambiare tipo di carattere, possiamo veramente cambiare il colore del testo, quindi possiamo veramente fare quello che più ci aggrada anche col testo. Poi abbiamo però altri effetti ancora, per esempio abbiamo un'animazione, questa vedete, noi abbiamo un percorso path, quello in rosso, per cui noi se mettiamo un percorso di animazione, ve ne faccio uno così schifoso alla velocità, vedete, poi possiamo ancorare, per esempio se io voglio ancorare il terreno perché voglio che l'effetto sia solo sulla persona, vedete che dove ho messo i puntini gialli il terreno resta ancorato e quindi si muove solo il resto, non più anche il terreno. Possiamo frizzare, possiamo defrizzare, possiamo accelerare il tempo, quindi possiamo veramente, vedete, se io accelero oppure rallento il tempo del movimento, possiamo veramente fare di tutto, o possiamo anche rimuovere le nostre cose che abbiamo messo, sia i punti di blocco che la nostra animazione. Abbiamo poi una serie di filtri anche qua infiniti, abbiamo l'overlay, ma abbiamo con tutti i meteo del caso, anche qua possiamo accelerare, rallentare la discesa dei fiocchi di neve, la pioggia, le palline, le stelline, tutti i riflessi e le cose che volete, ne abbiamo veramente un sacco. È un'applicazione veramente dotata di un sacco di cose, per quello che è vero che si spende qualche euro, però non ci sono paragoni. Addirittura a me è piaciuta di più, anche per la velocità con cui applica i filtri, di Motion Leap. E quindi adesso poi abbiamo, va bene, gli overlay li abbiamo appena visti, abbiamo dei preset con dei filtri, ne possiamo creare anche di nuovi, e poi abbiamo il glitch, sempre filtri, e qua ne possiamo applicare finché ne vogliamo, e abbiamo filtri di esposizione, per esempio adesso questo Ocean, questo invece Milky, eccetera eccetera. E veramente tante cose. No, teniamolo ancora un attimo l'immagine, torniamo agli effetti, tanto per vedere come si salva. Aggiungiamo allora un nostro effetto, per esempio lasciamo la nostra tartaruga che vola nel cielo e andiamo, applichiamola cliccando a destra dove c'è la spunta. A questo punto noi possiamo salvare la nostra immagine video. In alto a destra vedete che c'è la freccina che va verso l'alto in fianco al punto di domanda, clicchiamo e qui possiamo scegliere in che maniera vogliamo salvarla, in che formato vogliamo salvarla: originale, 1:1, 16 noni, 9 sedicesimi, girarla, ruotarla. Possiamo salvarla in 360p, in 720, in 1080, mettiamo 1080 in questo caso, 6 secondi e esportiamo. E il gioco è fatto. Noi a questo punto abbiamo la nostra andiamo fuori da qua, abbiamo la possibilità di condividere questo video oppure di salvarlo nella nostra galleria fotografica e quindi utilizzarla quando vogliamo. Spero di avervi spiegato un po' bene così l'applicazione, anche in maniera un po' veloce, però per veloce che sono stato sono 13 secondi. Ci vediamo in un prossimo video, mettete un bel like, condividete il video, iscrivetevi al canale, mi raccomando che dobbiamo arrivare ai 10.000 iscritti. Ci vediamo in prossimo video. A tutti un caro saluto, ciao da Ermanno, ciao!